Oggi vi voglio parlare di tecnologie particolari. Qualche giorno fa, assistendo a un Gran Premio di Formula 1, ho visto l'incidente di Grosjean. Credo che questo evento non sia sfuggito a nessuno, anche perché un incidente del genere in Formula 1 era da tantissimo tempo che non si vedeva. Devo dire che a fronte di un effetto decisamente impressionante sul momento, le conseguenze per il pilota sono state decisamente minime, tanto è vero che adesso il prossimo Gran Premio probabilmente riprenderà a correre Grosjean. Ma non è di questo che voglio parlare. Nei giorni successivi ho visto delle fotografie della scocca in carbonio e si è parlato molto della cellula di sopravvivenza delle attuali Formula 1 che è estremamente resistente e devo dire con molto piacere sono andato a guardarmi qualche incidente del passato sia in Formula Indy che in Formula 1, non so, ricordo Ronnie Peterson a Monza, mi viene in mente Senna, mi vengono in mente lo stesso Zanardi, devo dire tanti incidenti nei quali le conseguenze sono state decisamente molto differenti. Effettivamente di passi avanti nella sicurezza ne sono stati fatti tantissimi. Ho ascoltato poi un'intervista all'amministratore delegato di Dallara che spiegava come vengono realizzati i telai della Formula Indy, che sono di esclusiva di Dallara, e devo dire che effettivamente mi ha molto impressionato la descrizione che ha fatto, dove si parlava dell'assorbimento dell'energia da parte di ogni fibra di carbonio che è presente all'interno della cellula di sopravvivenza. In sostanza, ogni fibra di carbonio impiegata nella cellula di sopravvivenza disperde un quantitativo di energia che serve per non trasferire questa energia, l'energia dell'impatto, direttamente sul pilota. Ha dato poi dei valori relativi ai G di decelerazione che provocano la rottura delle ossa o addirittura lo spappolamento degli organi interni, e devo dire che confrontandoli con la decelerazione che ha subito Grosjean sono veramente impressionanti. Perché vi dico tutto questo? Perché mi sono reso conto che anche noi nel nostro piccolo probabilmente qualcosa abbiamo fatto. Abbiamo fornito infatti dei sistemi di raffreddamento e regolazione della temperatura proprio per dei forni di cottura di strutture in carbonio per auto ad alte prestazioni. E questo devo dire che ha provocato il mio interesse, perché ho pensato, tutto sommato, anche nella realizzazione di queste complicate strutture c'è sicuramente una parte importante legata al controllo della temperatura. Nel caso specifico, il controllo della temperatura era un controllo sul raffreddamento del forno con una regolazione estremamente accurata della temperatura, perché questo forno non scappasse oltre certi livelli, oltre i quali evidentemente sorgono delle implicazioni. Rimanendo in quest'ambito di auto ad alte prestazioni, devo dire che un'altra applicazione che facciamo è relativa al raffreddamento dei forni e alla regolazione della temperatura dei forni per la realizzazione dei freni carboceramici per auto ad alte prestazioni, per aerei, dove anche in questo caso il controllo della temperatura è un elemento decisamente molto importante, e anche in questo caso la temperatura deve essere controllata verso il basso, ovvero è importante che questa temperatura non scappi oltre il set impostato, ma si mantenga ai livelli corretti per ottenere il freno carboceramico a fine lavorazione, per subire le lavorazioni meccaniche successive, ma che evidentemente abbia quelle caratteristiche meccaniche che ne determinano la perfetta funzionalità. Interessante questo argomento, devo dire che ha suscitato decisamente la mia attenzione. Un saluto a tutti, grazie per l'attenzione.